La prima parte di questo video consiste nel vedere come preparare e configurare il nostro plotter, nel mio caso una DS Live di Lawrence, per l'utilizzo del motore a traina, in questo caso un Motorgate XI5. La prima cosa da fare è accendere il proprio display, andare in impostazioni, sistema, avanzate, funzioni e verificare che siano attive, cioè sia impostato su on il pulsante, le seguenti funzioni: autopilota, pannello autopilota e supporto motore traina. Di fatto queste sono le tre funzioni che devono essere attive affinché il motore venga correttamente riconosciuto e sia possibile utilizzare l'interfaccia. A questo punto andare in impostazioni, autopilota, e verificare che nella voce seleziona il pilota attivo sia correttamente selezionata la voce traina. In modalità di arrivo, e vedremo dopo cosa serve, per il momento consiglio di impostarla su ancora e consiglio anche di disabilitare la voce nascondendo automaticamente la barra autopilota. Vedremo dopo in che cosa consiste questa impostazione. Per verificare se il motore è correttamente riconosciuto e collegato in rete, bisognerà premere sul pulsante traina della barra laterale del display a sinistra. È importante dire come tale pulsante, il pulsante traina, comparirà solamente dopo aver collegato per la prima volta il motore alla rete. Sino a quel momento, anche se ho attivato correttamente tutte le funzioni viste prima, questo pulsante non comparirà. Se il motore è quindi correttamente collegato e riconosciuto in rete, comparirà, premendo il tasto traina, il controller dell'autopilota o pannello di controllo. In esso troviamo il pulsante di comando del motore, nonché sarà possibile visualizzare lo stato operativo dello stesso. La schermata, oltre al pannello laterale, si compone in alto anche della barra delle informazioni dell'autopilota. Essa riporta le informazioni relative alle modalità operative e ai dati associati, in particolare la modalità operativa del motore, in questo momento in stand-by, la direzione prua rilevata dalla bussola del motore, non dal plotter, lo stato operativo dell'elica, accesa o spenta, e, se accesa, la percentuale di potenza o la velocità impostata. Le informazioni riportate vengono aggiornate anche se i comandi vengono inviati al motore dal telecomando. L'icona dell'elica cambia, ad esempio, disattivando e riattivando la stessa dal telecomando. Nel momento in cui il motore viene stivato, nella barra di stato autopilota compare la voce stivato. Non sarà possibile eseguire alcuna operazione quando il motore è stivato. Premendo una qualsiasi funzione nel controller dell'autopilota comparirà la voce motore da traino non implementato. Ricomparirà stand-by nel momento in cui verrà ingaggiato in acqua nuovamente. Avendo disabilitato il nascondimento automatico della barra, la stessa rimarrà sempre visibile anche se il motore è stivato o in stato di stand-by. Nel video sto iniziando un'azione di pesca e iniziando l'esplorazione di un'area alla ricerca di spot interessanti. Attivo il motore dal telecomando in modalità manuale con lo scopo di iniziare a spostarmi. Inizio la navigazione e regolo la velocità dal telecomando sempre in modalità manuale. Andremo ora a vedere le modalità con cui si può attivare la funzione ancora, che sono ancora qui, ancora cursore e ancora waypoint. Andremo anche a vedere come attivare ognuna di esse direttamente dal nostro plotter. Ok, proseguo la navigazione. Qui ho accelerato la riproduzione per non annoiarvi e di fatto vado a identificare poi quella che è una marcatura su un fondale di 7 metri su questo gradino, marcatura che potrebbe essere interessante, e decido quindi di marcarla. Quindi segno un waypoint, questo waypoint lo chiamo gradino, o meglio 00 gradino, in modo da averlo in ordine alfabetico correttamente, quindi in alto nella lista dei waypoint. Premo salva. A questo punto io ho segnato questa marcatura perché magari può essere interessante tornarci dopo aver terminato l'esplorazione. Proseguo quindi nella navigazione, vediamo come il fondale scende sempre ma in maniera meno ripida e va poi a stabilizzarsi su una profondità di circa 16 metri.
A questo punto io identifico una buona marcatura, quella che sembrerebbe essere nel DAO-scan una struttura sul fondo, e decido di segnare il waypoint. Verosimilmente questa è una tubatura sommersa. Vedete come ingrandendo il DAO-scan la definizione sia sicuramente migliore, e chiamo questo waypoint come tubo 00 tubo per lo stesso motivo, perché in questo modo ce l'avrò prima in elenco nell'ordine dei waypoint. Salvo anche questo waypoint e proseguo quindi con quella che è la navigazione. Vedete che i waypoint che io ho segnato sono riportati sulla mia rotta che ho percorso. Decido quindi di ancorarmi nel punto in cui mi trovo, e per far ciò premo ancora, quindi qui. Nello status compare correttamente la funzione di ancora, e in automatico sulla cartografia del plotter viene creato un waypoint, il punto ancora attivo. Il motore quindi inizierà a spostarsi con l'obiettivo di portare il suo GPS in quel punto esatto. I movimenti che vedete sono proprio atti a portare il motore sul punto. Il tempo con cui esso viene raggiunto dipende da molti fattori, come lo scarroccio, la deriva, la direzione della barca. Considerate per esempio che nel mio caso la barca è un 7 metri cabinato, quindi il lavoro da compiere è notevole, proprio perché il GPS agisce con estrema precisione. Il movimento andrà poi a stabilizzarsi una volta raggiunto il punto. È importante far notare come la scala sia solo 5 metri in questa cartografia, quindi quegli spostamenti che noi vediamo tracciati in realtà sono molto meno ampi e derivano dai piccolissimi movimenti che il motore compie per mantenere la barca in posizione. Ho la possibilità di spostare il punto ancoraggio direttamente dal display. Per far ciò devo premere sulle frecce che compaiono nel pannello di controllo una volta attivata la modalità ancora. Per esempio, premendo la freccia avanti, il motore sposterà il punto di ancoraggio di 1,5 metri, 5 piedi circa, a prua rispetto alla posizione attuale. Il motore imprimerà quindi una piccola accelerazione alla barca per portarsi sul nuovo punto. Potete vedere anche dalla cartografia come il waypoint punto ancora attivo viene modificato e spostato di conseguenza nella direzione in cui è stato spostato l'ancoraggio. Ovviamente maggiore sarà l'entità della differenza di posizione del nuovo ancoraggio, maggiore sarà l'accelerazione che il motore imprimerà alla barca per correggere la posizione. Per uscire dalla modalità ancora basterà premere il tasto Standby presente nel pannello di controllo. Ipotizziamo ora di voler tornare sulla tubatura vista in precedenza e ancorarci in quel punto. Il primo modo per ancorarsi a un waypoint è selezionare dalla cartografia il waypoint stesso, premere sull'icona col nome che compare e quindi selezionare Vai a. Premere quindi sulla sì sulla finestra che compare. Il motore entra così in modalità navigazione. La barra di stato ed il pannello di controllo fanno ora riferimento a queste modalità che vedremo meglio dopo. Passiamo al controllo della potenza dell'elica e aumentiamo la velocità. Sulla cartografia viene disegnata la rotta, traccia rossa, con il corridoio di tolleranza, grigio scuro. Se vogliamo che il motore si ancori all'arrivo sul waypoint, è fondamentale che nelle impostazioni viste prima sia selezionata la voce ancora come modalità di arrivo. Il motore prosegue la navigazione andandosi ad avvicinare sempre di più alla rotta in direzione del waypoint selezionato. Giunto in prossimità del punto di ancoraggio viene automaticamente interrotta la modalità di navigazione e il motore passa in modalità ancora, portandosi il più vicino possibile al waypoint. Possiamo peraltro vedere come effettivamente anche sull'eco il motore abbia riportato la barca sulla stessa marcatura che avevamo visto quando abbiamo marcato il nostro waypoint. Ovviamente vale quanto abbiamo detto prima: l'avvicinamento al punto di ancoraggio, che avviene con precisione, può richiedere più o meno tempo a seconda delle condizioni in cui ci troviamo e dell'inerzia del moto della barca. Ipotizziamo ora che vogliamo andare a ancorarci su un altro waypoint che abbiamo marcato, il waypoint identificato sul gradino 000 gradino. Esiste un secondo metodo per ancorarsi su waypoint. Esso consiste nel premere ancora, quindi waypoint, e selezionare dalla lista waypoint quello su cui ci si vuole ancorare. In questo caso il waypoint che avevamo segnato sul drop in precedenza chiamato 000 gradino.
Sulla cartografia, come si può vedere, viene creato anche questa volta il waypoint punto ancora attivo in corrispondenza del waypoint, ma a differenza di quanto successo prima non viene attivata la modalità navigazione. Il motore, premuto il waypoint scelto, entra automaticamente in modalità ancora, portandosi comunque verso il punto desiderato. Le due modalità quindi di ancoraggio al waypoint hanno una grossa differenza. In un caso la modalità vista prima, ossia selezionando il waypoint della cartografia, potrà usufruire delle funzioni di navigazione, in quanto il motore attiva tale funzione mentre si reca al waypoint. La seconda modalità, che è quella vista ora, in cui invece vado a selezionare il waypoint dall'elenco, non viene attivata la modalità di navigazione, ma il motore semplicemente entra in ancora immediatamente, anche se si sta dirigendo ancora verso il punto di interesse. Vedete infatti come poi in prossimità del punto stesso, del punto di ancoraggio, il motore riduce la velocità per andare a posizionarsi in maniera precisa sul punto di ancoraggio. Vedete che dopo che il motore si è avvicinato al punto di ancoraggio, esso con movimenti più lenti, quindi meno potenti, tenderà a far sì che il suo GPS coincida in maniera molto precisa con quello che è stato definito come punto di ancora. Ora l'altra funzione di ancoraggio è l'ancoraggio a cursore, quindi come ancorarsi direttamente su un cursore creato sul nostro plotter. Sulla mia schermata ecco, pertanto vado a scorrere la storia di quanto scandagliato e decido per esempio che voglio tornare ai piedi, quindi all'inizio del gradino visto prima. Punto quindi il mio cursore, metto in stand by l'ancoraggio attuale, premo ancora e stavolta andrò a premere sul tasto cursore. Si può vedere come sulla cartografia viene creato il punto ancora attivo in corrispondenza esatta del cursore che sono andato a marcare in precedenza. Allora, come visto poco fa, il motore entra direttamente in modalità ancora, dirigendosi comunque verso il punto selezionato. Tra l'altro è interessante notare questa struttura sul fondo mentre sto navigando. Anche in questo caso, quindi passando dal menu ancora e selezionando il cursore invece che waypoint, il motore non entra in modalità di navigazione. Il motore quindi si sta dirigendo a piena velocità verso il punto e vedremo come in prossimità dello stesso andrà, come visto prima, a rallentare e a correggere la posizione finché necessario per far sì che la barca sia precisamente sul punto che gli abbiamo dato come ancoraggio. Come visto in precedenza per l'ancoraggio waypoint, anche per l'ancoraggio cursore esiste una seconda modalità di attivazione. Io stand by l'attuale ancoraggio e decido di andare a ricercare quella marcatura che ho visto prima sul fondo, scorrendo la storia dell'elenco. La individuo, segno il cursore, quindi premo menu, vai a cursore, premo sì sulla finestra di conferma e vediamo che il pilota, in questo momento il motore della traina, viene ingaggiato in modalità navigazione. Quindi il motore entra in modalità navigazione, ho già cambiato la percentuale di controllo della potenza dell'elica e vediamo che impostato su un 67% il motore inizia a dirigersi verso che è il nuovo punto di ancoraggio che gli ho definito. Ovviamente in prossimità del mio punto il motore disattiverà automaticamente la modalità di navigazione ed entrerà in modalità ancora per avvicinarsi in maniera più precisa al punto di ancoraggio.
E peraltro interessante notare, e lo stiamo vedendo in questo momento nell'eco, come effettivamente il motore ha riportato la barca sulla stessa marcatura che avevo marcato nella storia dell'eco. Ovviamente la marcatura ha una traccia, una forma diversa perché le velocità con cui è stata scandagliata sono diverse dalla schermata precedente a quella attuale. La modalità aggancia prua equivale alla funzione rotta bloccata, mantieni prua. Attivandola, il motor guide è in grado di bloccarsi su una rotta specifica lungo una linea retta. È comunque possibile regolare la velocità e la direzione di prua utilizzando i pulsanti dedicati. Il consiglio è quello di iniziare la navigazione orientando la barca in modalità manuale al telecomando verso la direzione che vogliamo seguire, anche se ciò in realtà non è necessario. A questo punto, indirizzata alla prua della barca, la modalità mantieni prua si attiva premendo il tasto aggancia prua nel pannello di controllo del motore traina. Il motore entra quindi in modalità mantieni prua, con velocità regolata con la funzione cruise control. Questa è una delle due funzioni di controllo della velocità disponibile in modalità navigazione, che viene attivata di default ogni volta che il motore entra proprio in modalità navigazione. Infatti potete vedere come l'icona relativa, quella del tachimetro, è colorata in arancione. L'altra modalità disponibile è la funzione percentuale di potenza, in cui posso regolare manualmente la potenza erogata dal motore. Essa si attiva premendo il pulsante elica nel pannello di controllo. Premuto questo pulsante, nella barra di stato in alto, compare la percentuale di potenza che il motore sta erogando. Posso aumentare o diminuire la velocità da 0 a 100 premendo i tasti più e meno posti nel pannello di controllo. È possibile regolare la direzione cambiando l'angolo di prua mantenuto dal motore, premendo invece sulle frecce direzionali, verde o rossa, nel pannello di controllo. Contestualmente verrà ovviamente aggiornata anche l'informazione riportata nella barra delle informazioni relativa all'angolo di prua rilevato dal motore. A tal proposito è necessario specificare come l'angolo riportato nella barra delle informazioni è quello rilevato dalla bussola del motore e non è quello impostato. Esso varia pertanto in base agli spostamenti del motore. Esistono due modalità inoltre di funzionamento del GPS del motor guide, XI5 o XI3, Compass Mode e Course Mode. Spiego queste due modalità in un documento dedicato, magari farò anche un video e lascio il link in descrizione per gli ulteriori approfondimenti che invito a leggere. La modalità in cui il motore sta operando adesso lo trovate scritto nella modalità Course Mode, per cui la barca è considerata un vettore e la testa del motore compie numerose piccole correzioni continue al fine di compensare scarroccio e deriva. In questo contesto la variazione della rotta è lenta, progressiva, con movimenti alla testa del motore che a volte non risultano venire quasi in direzione opposta e, dopo una virata, l'angolo riportato in alto viene aggiornato progressivamente fino a trovare un nuovo assetto. Premendo il tasto tachimetro, che abbiamo visto prima, si attiva la funzione Cruise Control. Questa è una funzione implementata nel controllo da plotter rispetto al telecomando. Infatti, una volta attivata, premendo sulla velocità indicata nel pannello di controllo, è possibile inserire il valore numerico in km/h, in questo caso della velocità che voglio che venga mantenuta dal motore. La funzione Cruise Control è utile per mantenere una velocità costante. Una volta attivata, il motore regola automaticamente la potenza dell'elica in base alle condizioni di corrente e vento per mantenere la velocità che desideriamo. Essa figurerà ovviamente nella barra di stato dell'autopilota. Attenzione ad un altro particolare. Sul mio display vengono riportate due velocità. Una è quella in overlay, che viene misurata dal GPS scelto, antenna esterna, per esempio una Point One, o il GPS interno dello strumento. L'altra velocità è quella riportata nella barra di stato del motore traina, che come già detto è quella in questo caso desiderata, cioè quella che io vado a impostare. Il motore misurerà la velocità tramite il suo GPS, tramite i suoi sensori, che ovviamente non sarà quella che verrà rivelata misurata dagli strumenti dell'overlay, quindi in questo caso dalla Point One. Questo per dire cosa? Che la velocità riportata allo strumento può differire da quella effettivamente impostata nell'impostazione del motore traina, ma semplicemente perché viene misurata da due GPS differenti. Nella stragrande maggioranza dei casi i due valori sono identici o differiscono di poco, 0,1-0,2 km/h, ma può essere che, soprattutto dopo correzioni della velocità, virata o cambiamenti delle condizioni, ci voglia un pochino di tempo finché tornino simili.
Qua vedete nel mio caso come la velocità in overlay sia data dalla point 1 e non dal sensore GPS nel motor guide. In funzione cruise control, aumentando la velocità, il motore va a aumentare la potenza sino a raggiungere la velocità desiderata. La regolazione della velocità non è immediata, per tale motivo io solitamente consiglio l'uso di questa modalità solo in crociera, ossia in navigazione costante, senza necessità di variazioni rapide della velocità. Vedete infatti come il motore piano piano cercherà di far raggiungere la velocità che ho impostato a 3,8, si porterà piano piano verso 4,2. Ci tengo comunque a ricordare come questa regolazione è una regolazione estremamente lenta sia in accelerazione che in decelerazione, quindi è impossibile utilizzare questa modalità se io ho come obiettivo quello di andare a cambiare in maniera repentina e soprattutto frequentemente durante il viaggio, durante la trainata, durante la pescata, la velocità. Per esempio, al momento il motore sta erogando l'84% della potenza, per garantire una velocità di circa 4,18 km/h che ho impostato prima. Se riduco la velocità target, per esempio, a 2,7, la potenza del motore si riduce automaticamente al 71%. Se riduco ulteriormente a 1,44, la potenza erogata si ridurrà ulteriormente al 55%. Vedete pertanto come passando da una funzione all'altra, inoltre, cioè passando dalla modalità cruise control al controllo di potenza, la potenza erogata viene mantenuta, non riparte da zero. Posso cambiare la modalità operativa del GPS premendo il tasto M seguito da 212 per passare dalla modalità Course Mode, in cui ero adesso, alla modalità Compass Mode. Il motore emetterà un doppio tono di conferma. In modalità Compass Mode è sempre possibile utilizzare la modalità Mantieni Pro, ma con alcune differenze. La prima è che la funzione Cruise Control come controllo della velocità non è disponibile, lo è solamente la percentuale di potenza. Io posso attivare, e adesso lo farò, la modalità Cruise Control e i comandi sembrerebbero anche rispondere. Infatti io posso aumentare la velocità e in realtà nell'aumento si verifica anche un aumento della potenza dell'elica, vedete che siamo passati al 100%, ma non vale il contrario, cioè se io vado a decelerare, quindi a impostare una velocità inferiore, la percentuale di potenza non si adeguerà ma rimarrà al 100%. Questo è normale perché questa funzione non lavora in modalità Compass Mode. L'altra differenza sta nel fatto che la regolazione della prua sembrerebbe essere più immediata, in quanto ovviamente non entrano in gioco tutti gli altri sensori che entrano in gioco nella modalità Course Mode, anche se il motore non andrà a compensare per scarroccio e deriva alla rotta finale. Io consiglio vivamente di leggere il documento e penso sia utile provare entrambe le modalità in modo da capire quale può essere più utile in base al proprio utilizzo che si fa del motore. Ora andiamo a reimpostare la modalità Course Mode, di fatto premendo i tasti M seguito da 211. Un'ultima osservazione riguardo alla funzionalità Cruise Control è che ovviamente qualora venga impostata una velocità superiore a quella che il motore è in grado di far raggiungere l'imbarcazione, il motore regolerà automaticamente la potenza in modo da garantire il mantenimento della massima velocità raggiungibile, quindi porterà l'elica al 100% e lì rimarrà senza però raggiungere la velocità che noi vediamo come desiderata nella barra delle informazioni. In modalità nav, le informazioni di posizione vengono utilizzate per gestire il governo, in modo che l'imbarcazione mantenga la rotta verso una destinazione. La modalità di navigazione viene attivata quando viene attuata una delle seguenti operazioni. Ancoraggio waypoint, selezionando il waypoint dal display e premendo il tasto Vai a. Ancoraggio cursore, selezionando il cursore dal display e premendo il tasto Vai a. Oppure nel percorrere una rotta già memorizzata. Le prime due situazioni le abbiamo viste prima nella parte 2 relativa all'ancoraggio. Vediamo ora come utilizzare l'interfaccia per far sì che il motore di prua segua una rotta creata sul nostro dispositivo. Iniziamo quindi col creare una rotta. Voglio per esempio far sì che la barca segua una determinata batimetrica, per esempio quella dei 10-12 metri di profondità. Sul nostro display vado quindi a tracciare la mia rotta
segnando i singoli waypoint della stessa, aiutandomi nel mio caso della mappa Genesis Live che ho creato scandagliando questa zona in modo da avere delle battimetri quanto più affidabili possibili. Per sapere come tracciare una rotta o le indicazioni del caso consiglio di prendere visione del manuale d'uso del proprio plotter, in quanto di fatto servirebbe un video dedicato solo per questo. Creata la rotta, vado a salvarla e nel mio caso la chiamiamo rotta 11. Per far sì che il motore segua la rotta ho due possibilità. La prima è selezionare la rotta, premere sul fumetto con indicato il nome della rotta e dalla finestra che compare selezionare inizia. Comparirà questa finestra che in pratica mi chiede: vuoi percorrere la rotta in avanti o indietro? Per capire che cosa si intende usciamo un attimo da questa finestra e torniamo indietro e vediamo, aiutandoci di un ingrandimento, che sulla rotta che io ho tracciato è presente una punta di freccia. Questa punta di freccia indica la direzione in cui tracciate la rotta. Visto ciò, riseleziono quindi la rotta, torno sulla finestra prima, clicco su inizia e quindi scelgo forward. Qui per un errore di traduzione in realtà si intende avanti in italiano. Diamo quindi sì alla notifica di ingaggio dell'autopilota in modalità navigazione. Il motore percorrerà così la rotta nella direzione indicata dalla punta di freccia vista prima. Vedete che sulla cartografia viene disegnata la rotta come abbiamo visto prima. Sulla sinistra attivo il pannello di controllo della modalità navigazione. In esso troviamo la modalità attiva, la prua rilevata dalla bussola del motore, la velocità impostata, siamo in modalità cruise control, la funzione di controllo della velocità, che decido però di cambiare da cruise control a controllo di potenza. Come visto prima, ricordo che all'avvio della navigazione la modalità di default che viene impostata è la modalità cruise control. In questo caso decido di passare a modalità di potenza, visto che la rotta è corta. Abbiamo poi il tasto più o meno per aumentare o ridurre la velocità, il pulsante per saltare il waypoint a cui il motore si sta dirigendo, il pulsante per riavviare la navigazione, il pulsante standby. Ok, abbiamo visto come la barca ha raggiunto il primo waypoint, inizio della rotta vera e propria, il motore ha eseguito una virata in modo da proseguire verso il secondo waypoint. Vedete come il motore di fatto è assolutamente preciso nel seguire la rotta impostata, che è colorata di arancione perché risulta essere attiva. Posso interrompere momentaneamente la navigazione in qualsiasi momento premendo il tasto Standby. Per esempio, in questo caso, ho visto una marcatura sospesa, decido di interrompere la navigazione e ancorarmi in quel punto. Il motore quindi uscirà temporaneamente dalla modalità navigazione per entrare in quella ancora. La navigazione rimane comunque attiva e questo lo vedo dal fatto che sulla cartografia la rotta rimane di colore arancione col suo corridoio di tolleranza grigio scuro intorno. Vedete che il motore in questo momento ha cambiato comportamento, cioè ha impostato una sorta di retromarcia con lo scopo di ancorarsi sul punto ancora attivo che è comparso sulla cartografia. Per riprendere la navigazione dovrò interrompere la funzione ancora premendo il tasto standby e premere nuovamente il tasto nav. La navigazione riprenderà quindi da dove è rimasta, senza ripartire da capo, e nella direzione che avevo scelto, in questo caso in avanti. Il motore si dirige quindi verso il primo waypoint successivo della rotta. Quando la barca raggiunge l'ultimo punto della rotta, il motore si comporterà come da impostazione della modalità di arrivo che abbiamo visto all'inizio di questo video. Nel mio caso vedrete che andrà ad ancorarsi. Vedete che in effetti il motore passa in automatico dalla modalità navigazione alla modalità ancora raggiunto l'ultimo waypoint della rotta. Sulla cartografia compare il punto ancora attivo in corrispondenza proprio di esso, quindi dell'ultimo waypoint della rotta. Ovviamente più velocemente il motore raggiungerà il punto di ancoraggio, quindi maggiore velocità di navigazione, maggiore dovrà essere la correzione che esso dovrà portare per aggiustare la posizione della barca sul punto di ancoraggio. Il secondo metodo per far percorrere al motore una rotta è selezionare la rotta direttamente dall'elenco delle rotte. Per far ciò dovrò andare in pagine, quindi selezionare Waypoint,
A questo punto in alto selezionare la voce rotte e dall'elenco delle rotte scegliere la rotta preferita, in questo caso rotta 11. Premo inizia e comparirà la finestra che abbiamo visto prima, in cui devo scegliere se farla percorrere in avanti o indietro. Tornando leggermente indietro, possiamo andare a rianalizzare quanto visto prima, sia la direzione della nostra freccia, sulla nostra freccia punta verso di noi, quindi noi dovremo percorrere questa rotta all'indietro se vogliamo far sì che il motore la percorra al contrario. Vado quindi a riselezionare la rotta, identifico nelle rotte la mia rotta 11, a questo punto premo inizia e scelgo indietro. A questo punto il motore inizierà a percorrere, dopo aver confermato l'avvio della modalità navigazione, la nostra rotta, quella che abbiamo percorso prima, ma in direzione opposta, quindi al contrario. A questo punto decido di mettere nuovamente in stand-by, quindi interrompere momentaneamente la navigazione andando a premere sul tasto stand-by. Vi faccio vedere come nel menu a destra rimane comunque attivo il menu navigazione. Premendo riavvia e quindi nuovamente nav, nel pannello di controllo posso riprendere la navigazione come ho visto prima dal punto in cui l'avevo interrotta. Se invece voglio interrompere definitivamente la navigazione, sempre dal menu di destra, ok, dovrò selezionare la voce navigazione, quindi annulla. In questo modo la rotta torna ad essere inattiva di colore nero e scompare anche il testo navigazione sulla destra. La modalità virate consente di far percorrere al motore delle virate, che vengono create come nuove rotte secondo modelli predefiniti ed in base ai parametri indicati dall'utente. Per attivare una virata devo premere sul pulsante virate, quindi si aprirà il menu con tutte le virate predefinite. Consideriamo per esempio la virata zigzag e vedremo come c'è tutta una serie di parametri da impostare. Prima fra tutti la lunghezza del rettilineo. La lunghezza del rettilineo si misura ovviamente in metri e nel nostro caso andremo a scegliere una lunghezza di 25 metri. L'altro parametro da andare che è possibile personalizzare il numero delle tratte. In questo caso vediamo che va da 5, 15 e 25, noi selezioneremo una lunghezza di 5 tratte, più sono le tratte e più ovviamente sarà lunga la nostra virata. L'ultimo parametro è l'angolo di virata che lasciamo a 49 gradi. Ovviamente ogni tipologia di virata ha i suoi parametri da impostare. Se io per esempio vado a selezionare la virata U, vedremo come il parametro da impostare è il raggio della virata, che di default è 25 gradi. Se seleziono la virata quadrato avrò la lunghezza del lato e il numero delle tratte. Sono quindi personalizzabili. Per esempio la virata spirale, che è un'altra virata, consente di scegliere per esempio altri parametri e così via. Torniamo sulla virata zigzag. Questi sono i parametri che io ho impostato e vado quindi a scegliere il lato da cui effettuare la virata, per esempio il lato di dritta. Premo il lato di dritta, compare il messaggio di ingaggiare il motore a traino in modalità autopilota e premerò sì. Vediamo come sulla cartografia è stata disegnata la nostra virata. Di fatto è stata misurata come una vera e propria rotta col corridoio di tolleranza e la rotta è colorata in arancione perché ovviamente in questo momento è attiva, il motore la sta seguendo. Sulla sinistra abbiamo il pannello di controllo in modalità navigazione. Il motore in questo momento è in modalità navigazione e vale tutto quello che abbiamo detto sinora sulla modalità di navigazione. Voglio quindi cambiare la modalità di arrivo che sappiamo essere impostata sul mio motore come ancora. Andrò quindi nel menu delle impostazioni autopilota, premendo pagine, quindi impostazioni autopilota, e nella modalità di arrivo selezionerò per esempio aggancia prua. Voglio che il motore prosegua e mantieni prua dopo la fine della virata.
A questo punto vedremo come il motore si comporterà nel momento in cui arriverà all'ultimo punto della nostra virata, o meglio della nostra rotta. Ecco, vediamo come siamo in prossimità dell'ultimo punto della nostra rotta e il motore cambia quella che è la modalità, passando dalla modalità navigazione alla modalità mantieni prua. Da questo momento in poi il motore proseguirà in modalità mantieni prua con le caratteristiche che abbiamo visto prima. Ora ipotizziamo di voler impostare una virata U. Metto quindi in stand by questa navigazione, torno su virate, quindi scelgo la virata U, lascio i 25 metri di default e seleziono il tasto di dritta come direzione. Nel momento in cui il plotter deve salvare la rotta compare questo messaggio. Questo perché? Perché il plotter quando crea una rotta la crea sempre con lo stesso nome, che è quello che vedete, Active Turn Route. Quindi di fatto l'errore è che in questo caso si sta creando una rotta con lo stesso nome. Per ovviare a questo problema la rotta precedente era la rotta zigzag che sarà già stata chiamata con questo nome. Dovrò quindi premere su rinomina o rinomina automaticamente tutte, vedete che compare il 2 accanto al nome di default, premere quindi invio e vedrete che la nostra rotta quindi viene ad essere disegnata. Attivo in modalità navigazione il nostro motore da train, cambio la percentuale, il controllo della modalità di velocità e faccio sì che il motore quindi inizi la navigazione. Vedete come si porta già sulla virata che gli ho impostato di fare e inizierà a seguire quelli che sono i punti della nostra rotta in modalità navigazione come abbiamo visto sinora. Ora torniamo a ripristinare la modalità di arrivo, rimpostando quella che avevo in precedenza, cioè la modalità ancora, e per far questo semplicemente dovrò tornare nel menu dell'auto pilota, si sceglie la modalità di arrivo e rimettere quindi ancora. A questo punto il motore, raggiunta il termine della nostra virata, andrà ad ancorarsi. La modalità di navigazione o seguire una modalità è sicuramente molto efficiente. Vedete infatti come il motore segue proprio in maniera molto precisa quella che è la rotta che viene ad essere impostata. Arriviamo quindi in prossimità dell'ultimo punto e il motore cambia, come abbiamo visto prima, dalla modalità navigazione alla modalità ancora. La testa si gira con l'obiettivo di vincere il moto di inerzia e quindi andare a posizionare la barca sul punto di arrivo. È possibile collegare allo stesso dispositivo, sempre tramite rete NMEA 2000, un computer autopilota fuoribordo e un autopilota traina contemporaneamente. Il plotter, tuttavia, potrà utilizzare un solo autopilota alla volta. Ogni autopilota è dotato di un suo controller, che figura con due pulsanti di richiamo differenti nella barra laterale sinistra del display. Come si può vedere in questo esempio, nel mio caso, figurano sia la barra fuoribordo che la barra traina. Molto importante ricordare come, affinché il display riconosca correttamente il motore, è necessario che questo abbia acquisito almeno una volta segnale GPS. Per far ciò non basta alimentare il motore, ma è necessario ingaggiare il motore in acqua dopo averlo alimentato. Possiamo quindi dire che il plotter non riconoscerà il motore finché esso non sarà ingaggiato in acqua, almeno una volta dopo che è stato alimentato. Se tento di attivare il motore a traina prima di averlo ingaggiato in acqua, anche se l'ho alimentato, nel pannello di controllo del motore traina compare il messaggio un altro autopilota attivo o nessun computer autopilota. Nella situazione riportata nel video, il motore non ha ancora acquisito la posizione GPS, anche se è stato alimentato, e quindi non è riconosciuto dal plotter. Ho attivo l'autopilota fuoribordo e quando tento di commutare da questo al motore a traina compare il messaggio un altro autopilota è attivo. Quindi a ingaggiare il motore in acqua in modo che acquisisca un segnale GPS valido. Ricordo che l'aggancio del segnale GPS è segnalato da un doppio beep e dall'accensione del LED GPS con luce blu fissa.
e attendo che venga agganciato il segnale GPS. Ora che il motore è riconosciuto dal motore da traino è riconosciuto dal mio plotter, torno sulla barra di controllo del fuoribordo, che ricordiamo è ovviamente ancora attivo in questo momento, premo nuovamente il tasto traina e vedete che a questo punto compare il tasto commuta pilota. Premendo il tasto commuta pilota si effettuerà il passaggio dal controller dell'autopilota del fuoribordo all'autopilota traina, quindi quello che regolerà e governerà il nostro motor guide. Ovviamente una volta effettuato il passaggio al motore del traina cambia il pannello di controllo e la barra delle informazioni che ora indicheranno lo stato del motore da traina. Se vado per esempio a premere il tasto elica si disattiverà e l'icona nello stato della barra delle informazioni si aggiornerà, così come se io vado a stivare il motore figurerà correttamente come è stivato. E se successivamente andrò a reingaggiarlo in acqua, l'informazione riportata nella barra delle informazioni ritornerà su standby.